Se ci troviamo a lavorare al di fuori della rete di Ateneo, possiamo accedere a tutte le risorse tramite VPN, Virtual Private Network, un sistema che emula la rete di Ateneo. Per motivi di sicurezza si richiede un'autenticazione in 2 fattori. A questo scopo andremo a scaricare il client VPN sul nostro PC o Mac e l'app Microsoft Authenticator sul nostro smartphone. Per essere sicuri di ottenere sempre l'ultima versione aggiornata del software, consiglio di scaricarlo dal sito del produttore. Soprattutto per quel che riguarda Microsoft Authenticator, ricordate di mantenere aggiornata l'app sul vostro smartphone, poiché Microsoft non supporta versioni che siano più vecchie di un anno. Dalla pagina web di Microsoft Authenticator inquadriamo con la fotocamera del nostro smartphone il QR code relativo al nostro sistema operativo, Android o iOS, ed installiamola senza configurarla per il momento. Sulla pagina dei download del produttore VPN FortiClient scorriamo fino in fondo per assicurarsi di scaricare la versione gratuita del client, ossia FortiClient VPN Only, dedicata al vostro sistema operativo. A questo punto avrete nella cartella dei download il file denominato FortiClient VPN Online Installer.exe, su cui faremo un doppio clic per attivare l'installazione del software. Una volta installato, occorre configurare il client. Denominate la connessione un IPR VPN per comodità o come preferite. Nel campo Remote Gateway scrivete connect.unipr.it. La porta che supporta la connessione VPN è la porta 4443, quindi spuntate la casella Customize Port e compilate il campo con questo valore. Fate attenzione perché il valore di default potrebbe essere 443 e dovrete aggiungere un 4. Spuntate anche la casella Enable Single Sign-On. Una volta configurato il client, occorre configurare Microsoft Authenticator. Se occorre, autorizzando le notifiche tramite le impostazioni dell'app, utilizzando le credenziali di Ateneo e selezionando account dell'azienda o dell'istituto di istruzione. Una volta avviata la connessione, ci verranno richieste le nostre credenziali istituzionali. Come potete vedere vi verrà presentato un codice di 2 cifre. Questo codice andrà inserito nell'apposito campo della notifica che arriva sul vostro smartphone tramite Microsoft Authenticator. Una volta inviata la notifica con successo si avverrà la connessione.